per la bottiglia stavi andando, bravo, mi piace. Kampai. Che servono a far capire quando versi il sake di che colore è il sake. È delicato? Sì, all'inizio era più che altro una bevanda dedicata agli dei, quindi aveva una dimensione un pochino più legata alle cerimonie religiose. Lo tieni in bocca per un po', fai in modo che vada in giro. Diavoli. Tutto bene, che benissimo. Adesso cominciano a innaffiare il giardino e il bello della diretta. In questo momento mi trovo a Shibuya, lo so non si direbbe, sembra che sto tipo in una foresta thailandese e sono qui con una persona davvero speciale, si chiama Giulia, una ragazza italiana e fa la sommelier di sake. Eccoci. Ciao a tutti. Quindi siamo qui con Giulia e sono qui per farti un po' di domande per capire come funziona il tuo lavoro e da quanto tempo sei a Tokyo. Siamo pronti. Raccontaci un po' il tuo percorso. Ciao a tutti, io sono Giulia e sono originaria di Torino. Sono venuta qui in Giappone, mi sono trasferita qui nel 2015. Dal 2015 ho incominciato a lavorare nel campo del turismo e all'inizio facevo tour in giro per la città, che poi sono diventati tour gastronomici e piano piano ai tour gastronomici si è aggiunto ovviamente il sake, che è la bevanda nazionale giapponese. Ormai 3 anni fa ho preso il mio diploma come sommelier di sake ed è la cosa principale che faccio oggi. Tutto il mio lavoro si ruota intorno al sake. E come ti sei appassionata al sake? Il primo approccio, anzi il primo incontro non è stato dei migliori perché come tanti italiani la prima volta che ho bevuto il sake è stato in uno di quei ristoranti giapponesi che ci sono da noi ed non era una cosa che mi era piaciuta particolarmente, però quando poi sono venuta in viaggio in Giappone ovviamente l'ho riassaggiato ed è lì che poi è cominciata un po' la curiosità nei confronti. Aiuto! Ed è lì che poi è incominciata la curiosità nei confronti di questa bevanda che in qualche modo mi ha anche aiutato un po' a capire di più la cultura giapponese, ecco. In poche parole, che cos'è il sake? Il sake innanzitutto è la bevanda nazionale giapponese, in qualche modo se vogliamo paragonarlo a qualcosa che è più vicino a noi, come noi abbiamo caro il vino e per noi il vino è la bevanda più importante, ha una storia lunghissima, la stessa cosa per il sake per i giapponesi. Diciamo a livello internazionale lo chiamiamo sake, qui in Giappone lo chiamano Nihonshu, perché in realtà sake in giapponese significa alcol o bevanda alcolica, quindi in realtà la birra è sake, il whisky è sake, eccetera eccetera, però ormai a livello internazionale lo si chiama sake, è diventato famoso come sake, quindi ci si può riferire Nihonshu, sake, vanno bene entrambi i termini. Quali sono le origini del sake? Il sake è antichissimo perché le prime tracce di sake o comunque di questa bevanda alcolica che i giapponesi facevano è di più o meno 2000 anni fa, ecco. Qualcuno dice che arriva dalla Cina, qualcuno dice che era originario del Giappone, sono quelle dispute che forse non arriveremo mai a capo, comunque ha una storia lunghissima, sì, e all'inizio era più che altro una bevanda dedicata agli dei, quindi aveva una dimensione un pochino più legata alle cerimonie religiose e fino a diventare ovviamente una cosa di uso comune come adesso. E Giulia, come funziona il tuo lavoro? Faccio sia degustazioni un pochino più brevi, un pochino più semplici, anche un pochino più divertenti, proprio per chi magari è curioso di sapere cos'è il sake, ma magari non l'ha mai bevuto, magari ha solo avuto un'esperienza, quindi faccio delle cose un pochino più semplici, ecco. Poi sono anche sake educator, cioè educatore di sake o educatrice di sake con la SSA, che è la scuola sommelier inglese, cioè insegno a diventare sommelier e quindi faccio anche corsi, sempre online ovviamente, per gente che vuole diventare sake sommelier. In questo caso molti dei miei clienti sono, forse dovrei dire molti dei miei studenti, sono sommelier di vino o comunque sono già nell'ambiente della ristorazione e per fortuna il sake sta diventando sempre più importante anche a livello internazionale, quindi adesso ci sono un sacco di sommelier di vino che vogliono sapere anche che cos'è il sake e come consigliarlo ai loro clienti. Quali sono i criteri di classificazione del sake? Ci sono
tanti tipi di sake, anzi molti di più di quanto si possa immaginare, però diciamo per rendere le cose un pochino più semplici ci sono due tipi di sake, due categorie. Una è la categoria Junmai e l'altra è la categoria non Junmai. Junmai in giapponese vuol dire puro riso, e questo vuol dire che tutti questi sake sono fatti solo con riso, con acqua, lieviti e vabbè la muffa koji, che adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio, comunque sono solo questi 4 ingredienti. Invece quelli non Junmai sono teoricamente non puri, perché c'è una piccola aggiunta di alcol al sake, e quindi queste sono le due categorie. Tra l'altro oggi ti ho portato un Junmai e un non Junmai, così possiamo assaggiarli, così possiamo vedere le differenze. Quello non Junmai, quindi c'è un pochino di alcol, e questo è quello Junmai, guarda che bello. Ok, ma quindi quello non Junmai è più alcolico? Allora, in realtà poi la maggior parte del sake è comunque diluito con l'acqua alla fine del processo, e quindi in generale tutti i sake sono sui 15 gradi, quindi il sake è leggermente più alcolico del vino, ecco. Quindi il fatto che ci sia l'alcol aggiunto cambia il gusto, ma non la gradazione alcolica. Ci ho portato queste coppettine che sono quelle classiche da sommelier, nel senso che per il mondo del vino ci sono i bicchieri da vino ovviamente, e noi invece abbiamo queste coppettine carinissime che hanno, vedi, questi cerchi blu. Ah, ok. Che servono a far capire quando versi il sake di che colore è il sake. Dai. Vabbè, questo viene da Hiroshima, c'è anche il coso del baseball. Questa è la mia coppettina, hai portato la tua? Ah, grande, mi vuoi fare ubriacare? Non tornerò. È più grande del sake. Mi perderò, rimarrò a Shibuya tutta la notte. Queste sono quelle coppettine che si chiamano one cup, che sono quelle proprio più piccine, che purtroppo da noi hanno una bruttissima fama, perché hanno la fama di essere un po' quelle più cheap, quelle più economiche, quelle meno buone. Ed è questo uno degli stereotipi del sake, perché non è vero, perché ogni cantina ha la sua coppetta, ha la sua one cup, e ci sono dei sake buonissimi anche in queste mini confezioni. Il sake lo si versa, non ci si versa mai il sake, ma lo si versa agli altri, e poi gli altri lo versano a noi. Okay. E oggi facciamo le cose un pochino meno ceremoniose. E va bene così. Allora te ne do un po' a te. Questo è il non Junmai. Questo è il Junmai. È il Junmai, ok. Si chiama Yuki Otoko. Yuki Otoko. Questo viene dal nord del Giappone. Sì. L'uomo della neve. Eccolo qua. Di solito la prima cosa che uno vuole fare, più o meno come funziona anche con il vino, nel senso che prima si va con il naso a sentire i vari aromi che ha il sake. Poi vabbè, di solito durante una degustazione, durante un tasting formale, di solito si fa anche con un bicchiere da vino, in modo da sentire le differenze, e poi si ha uno spit-on. Ovviamente non si beve, oggi beviamo, oggi è una cosa un pochino più informale, beviamo, quindi kanpai? Kanpai! Dai! Stavo andando. Subito per la bottiglia Sì. stavi andando, bravo, mi piace. Salute. Kanpai! Kanpai. È delicato? Sì, è molto affruttato, vero? È fruttato, sì. Leggermente secco, quindi non annoia. Sì. A che temperatura va servito questo? Questo qui, ma molti Junmai in realtà, ma soprattutto questo tipo di sake qui va molto bel fresco. Quindi lo tieni in frigo, proprio prima di iniziare a mangiare, di fare il tuo aperitivo, lo tieni fuori dal frigo e va molto bene. Un tipo di sake come questo lo abbinerei, se parliamo di cibo giapponese sicuramente a un sushi o un sashimi, se invece parliamo di cibo italiano lo userei magari per un aperitivo, con un'insalata, magari, visto che adesso è estate, una bella insalata di pasta, quindi qualcosa di fresco. Di solito ovviamente la cosa migliore, anche lì un po' come si fa con il vino, ne prendi un sorsino, lo tieni in bocca per un po', fai in modo che vada in giro. Diavoli. Ok, ci sono Satana. c'è Satana, molto bene. Va tutto bene, Che benissimo. malera. Adesso cominciano a innaffiare il giardino e Facciamo il testing dell'acqua. Esatto.
Sì, stavi dicendo. Sì, siamo stati interrotti dai diavoletti della Tasmania. Anche Salariman si è spaventato. C'è stato un attimo lì. È vero, il diavolo della Tasmania. No, comunque lo lascio questo pezzo tutto. Il bello della diretta. Esatto. La differenza, diciamo, tra un junmai e un non junmai, la differenza è che di solito un sake di tipo junmai è un pochino più delicato, ha più umami. Adesso non so quanto l'idea di umami sia famosa, comunque l'umami sarebbe praticamente, lo chiamano qui il quinto senso, ed è un po' la stessa sensazione che si ha quando si beve la zuppa di miso, quando si mangia il formaggio, soprattutto tipo il parmigiano. Sì. Quell'idea di salivazione che va giù per la gola qua, quello è l'umami. Allora, un sake di tipo junmai di solito ha un umami più pronunciato. Vedrai poi quando berremo l'altro è molto più ricco, e quindi ovviamente a seconda di quello che stiamo mangiando abbinieremo un junmai oppure un non junmai. Io continuo a bere. Sorsino sorsino, perché poi uno pensa che queste coppettine qua siano tipo shot e li vedi tutti trincare, in realtà il sake si beve con calma, sì. No? Ma ho sentito che ci sono anche dei cocktail fatti con il sake, che ne pensi? È un sacrilegio? Se tu ascolti gli anziani, i giapponesi di una certa età, se tu gli parli di sti cocktail di sake gli piglia un colpo forse, però no, stanno diventando un pochino più famosi, soprattutto cocktail di sake con questo sake che si chiama Nigori, che è un sake lattiginoso. Di solito sì, l'ho visto. Sì, che si vede nella bottiglia che ha ancora un po' di pasta di riso, ecco. Ma è lo scarto quello? Una sorta di prima... come si può definire? Ma allora, oddio, dire scarto sembra una cosa brutta. In realtà come funziona? Che alla fine della fermentazione, perché il sake è un fermentato come il vino, alla fine c'è ancora un po' di riso che non si è completamente dissolto. Per il sake normale, tradizionale, per farlo così chiaro e trasparente, lo pressano in modo da dividere il riso e il sake completamente, e invece quello lattiginoso lo pressano, ma usano un filtro un pochino più a maglie larghe, in modo che un pochino della pasta passi. Okay. Quindi noi per esempio il vino col fondo, il vino con la fondazza non ci piace, invece il Nigori, cioè il sake col fondo, ci piace. Di solito è un pochino più intenso, per questo va bene con i cocktail per esempio. Che questo è quello di tipo non junmai. La cosa carina è che adesso ci sono sempre più cantine che mettono anche scritte in inglese, così sappiamo anche come si chiama Sanzen, se io dico in inglese, nel senso, scrivono con l'alfabeto, così sappiamo anche come leggerlo, perché sennò sì, tutto molto bello, però effettivamente è un po' difficile da capire se uno non legge il giapponese, non legge la lingua. Hanno queste aperture, voilà. Questo non so se si vede già da questa bottiglia, tra l'altro, è un pochino più giallo. Esatto, ha un colore un pochino più giallognolo dell'altro. Sì. Voilà. Questo poi sarà il tuo. Grazie. Il tuo super bicchiere. Eccoci qua. Hai mai bevuto sake della mattina? No, io mai. Mai. No, in realtà la mia scuola, quando ho fatto la scuola in giapponese da sommelier, la scuola era dalle 8:30 o 9 del mattino, quindi anche lì è vero che uno deve degustare, quindi teoricamente non bevi, però quando hai 30-40 sake da degustare, dopo un po' comincia. Ma si sputa anche? Devi sputare, come si fa anche per il vino. Però anche sputando, dopo 30-40 sake comunque si fa sentire, soprattutto la mattina presto. Do la colpa alla scuola. Sì. Campagna. Questo qui, essendo un sake di tipo non junmai, è un pochino più maturo, si vede anche dal colore, chiaro, non è molto molto giallo, quindi è solo leggermente colorato, però ha un pochino più di carattere dell'altro, col fatto che c'è dell'alcol distillato. Poi di solito sono degli alcolici che sono comunque derivati dal riso, comunque col fatto che c'è un minimo di alcol aggiunto, tutti i vari aromi che ci sono naturalmente nel sake vengono a mescolarsi un pochino meglio rispetto a un sake di tipo junmai. Quindi di solito
chi assaggia un non junmai per la prima volta dice questo è un pochino più ricco, questo è un pochino più saporito, ed effettivamente è così. Quindi un sake di questo tipo, per esempio, lo abbinerei con anche dei piatti un pochino più saporiti. Se stiamo parlando di cucina giapponese, magari direi yakitori, che sono gli spiedini di pollo magari con la salsa sopra, che è la salsa tare, che è una salsa base di salsa di soia. O se parliamo di cucina italiana, magari lo abbinerei con un risotto, per esempio, quindi magari con un piatto caldo, con un primo, e un sake di questo tipo è molto buono da bere fresco a temperatura ambiente, però un sake di questo tipo io lo scalderei anche. E con la carne anche potrebbe andare? Sì, infatti, sì. Oppure del formaggio? Può essere, allora, il sake e formaggio è la cosa più bella del mondo. In generale è uno degli abbinamenti più semplici, perché il formaggio è pieno di umami, il sake è pieno di umami, può andare solo bene. Tra l'altro il sake non ha un'acidità pronunciata come al vino, quindi è anche più facile giocare con il sake, quindi anche se uno non è proprio, non sa benissimo, no, con che cosa abbinare il sake, è un pochino più semplice che abbinare il vino, ecco. È molto versatile, no? Diciamo il sake. Assolutamente. Anche con i dolci, con dei dessert potrebbe andare bene. Sì, poi appunto lo stesso sake, se bevuto freddo o bevuto caldo, diventa completamente diverso, e anche lì si può giocare a abbinare no, delle cose diverse. Ok, siamo giunti alla fine di questo video, mi sono divertito, sono quasi brillo, abbastanza brillo un po'. C'è ancora del sake, non ti preoccupare. Sì? Ne abbiamo ancora. La scorta. Ho la scorta. Ci dobbiamo incontrare più spesso comunque. Comunque non dimenticate di seguire Giulia su Instagram, che ha un bellissimo profilo, si chiama Gigi Sake, lascio qui in descrizione il link. Poi se volete partecipare alle sue degustazioni online, contattatela. Assolutamente, sì. Giusto? Oppure venite a Tokyo e seguite direttamente i suoi corsi alla scuola. Sì, se avete qualche domanda ovviamente contattatemi su Instagram, su Gigi Sake, ho anche un mio sito, gigisake.com, insomma venite a trovarmi, ecco, così ce la raccontiamo e parliamo di sake. Venite, ne vale la pena. A presto, ciao! Ciao!